Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un piatto straordinario della tradizione trentina. Vediamo come si realizza l'impasto, come si fa un buon brodo per realizzare gli splendidi e magnifici canederli. Vi ricordo che la lista degli ingredienti la trovate nella info box come sempre. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a condividere il video. Andiamo a vedere i procedimenti, ma prima sigla! Ci occupiamo delle verdure per creare il brodo. Allora andiamo a tagliare l'estremità della carota, non tiriamo via la pelle, la buccia non la tiriamo via, andiamo semplicemente a farla così, grossolana, ne facciamo due. Io utilizzo anche il porro, anche questo grossolanamente tagliato. 3 coste di sedano, vado a tirare via la parte bianca e le foglie. Mi raccomando, nei brodi non si mettono mai le foglie perché comunque lo rendono amaro, non lo fate, solo le coste, mi raccomando. Anche questo lo tagliamo grossolanamente e lo mettiamo da parte. Recupero anche i gambi del sedano, mi raccomando, non le foglie, soltanto i gambi, e questi qua ci serviranno. E anche questi li mettiamo da parte. Facciamo un discorso a parte per la cipolla, in quanto dobbiamo andare a caramellizzarla prima di andare a inserirla nel brodo. Quindi la vado a tagliare a metà e li vado a inserire all'interno i chiodi di garofano. Quindi li vado a inserire proprio così. Ne metto 3 per ogni lato. Un filo di olio extravergine di oliva, inserisco all'interno la cipolla. Ecco qua, mi raccomando, non facciamola bruciare perché poi altrimenti dà un sapore amarogno. Arrivate fino a questo punto. Ora per il canederli dobbiamo creare un brodo di carne piuttosto leggero, quindi non troppo saporito ma comunque non troppo pesante, quindi utilizzo qua il prodotto migliore che si utilizzano in montagna, cioè la gallina. Io qua l'ho tagliata a metà, vado a fiammeggiarla un po' perché non ho tirato via tutti i peletti, voglio essere sicuro che non ce ne siano. Così mi sarà più facile inserirlo dentro la pentola. Vado dunque a inserire tutto a freddo gli elementi per fare il brodo di carne, quindi la nostra gallina all'interno, la cipolla caramellizzata, sedano, carota, gambi di prezzemolo, gli aggiungo 2 litri di acqua fredda, una fogliolina di alloro e un goccio di olio extravergine di oliva. Vado sul fuoco e la faccio sobbollire per circa 2 ore, 2 ore e mezzo, in alcuni casi anche a 3 ore. L'importante è che abbia il coperchio, che sia leggermente aperto e che non vada in ebollizione forte, quindi sul minimo, tenetelo sul fornello con la fiamma al minimo. Di tanto in tanto andiamo ad eliminare questa parte qui, queste qua le togliamo via, il grasso diciamo, poi va bene, andremo comunque a filtrare, però è buona cosa iniziare a tirarlo via subito. Allora vado a filtrare il brodo, recupero per prima cosa il pezzo di gallina, che è questo qua, lo mettiamo da parte, colino, e sopra il colino vado a mettere anche un canovaccio di cotone apposito per filtrare. Ora lo lasciamo raffreddare. Vedete, dopo che si è raffreddato si forma questa pellicola qua di grasso, le andiamo a tirare via perché comunque potrebbe compromettere, anzi sicuramente compromette il fatto di la delicatezza del brodo di gallina. Una volta filtrato siamo pronti poi per poterlo utilizzare. Dobbiamo andare a preparare il pane, quindi andiamo a tagliarlo a piccoli pezzi. Quindi il pane deve essere un pane raffermo, in questo caso io uso un pane
toscano perché è senza sale, quindi lo preferisco poi con tutto il resto del condimento, però comunque potete usare tutti i tipi di pane che avete, l'importante è che ci sia un po' di mollica all'interno. Allora procedo in questa maniera, è abbastanza raffermo, poi ne ho alcuni che sono da qualche giorno in più e alcuni che sono rimasti da qualche giorno meno, però diciamo che la consistenza va bene in entrambi i casi. Si vanno a fare tante piccole porzioni per farlo a dadini. Ho raccolto circa 200-220 grammi di pane raffermo tagliato a dadini. Aggiungo circa 300-350 ml di latte all'interno per farlo ammollare. Intanto che il pane si ammorbidisce, andiamo a tagliare lo speck. Io mi sono fatto tagliare lo speck in fettine a fiammifero così sottili, e noi dobbiamo farle il più piccolo possibile, quindi andiamo proprio a fare dei piccoli tagli, quindi devono venire così piccolini, e poi andiamo a tagliarli a dadini piccolini proprio così, quindi devono essere, vedete, di queste dimensioni qua, molto 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 piccoli. Tagliamo finemente anche la cipolla, vado sui fornelli, filo di olio extravergine di oliva, dentro con la cipolla e aggiungiamo anche lo speck. Li lasciamo rosolare per 4-5 minuti. Ora, il pane ha assorbito bene il latte, non c'è neanche bisogno, questo poi eventualmente lo si può strizzare se dovesse uscire dell'acqua, ma come vedete questa la proporzione non ha assorbito tutto completamente, non ce n'è in eccesso. Iniziamo a mettere all'interno lo speck e la cipolla che si sono intanto raffreddate, quindi vado a mettere dentro un uovo /2, adesso vediamo in base all'occorrenza. Grattugio il formaggio, questo qua è un formaggio trentino, aggiungo un altro uovo, taglio un po' di erba cipollina, il prezzemolo fresco, solo le foglie, poi mettiamo un po' di pepe bianco e un po' di noce moscata. È importante far riposare l'impasto prima di formare i canederli, quindi lo vado a inserire nel frigo per una ventina di minuti. Adesso che è riposato un po' l'impasto, andiamo a prenderne un pochino. Dobbiamo fare una pallotta, io qua ne ho già fatte qualcuna per vedere se resisteva. Schiacciamo bene, mi raccomando. Andiamo poi a creare la pallina e vedete rimane così, e questo qua dovrebbe non aver problemi durante la cottura. Andiamo a mettere da parte. Riscaldiamo il brodo, non lo portiamo a una forte ebollizione, ma lo facciamo leggermente sobbollire. Io utilizzo questo metodo per non distruggerli, li vado a inserire dentro un contenitore come questo, ma si possono anche calare tranquillamente all'interno. Li vado a mettere dentro il brodo così e li lascio sobbollire per 10-15 minuti. Eccoci qua, pronti. Andiamo a impiattarli. Vedete, con questo sistema per me è pratico. Aggiungiamo il brodo. E li vado ad ultimare con un po', una spolverata di formaggio sopra. E se volete anche un filo di olio extravergine. Ed ecco pronti i canederli.
vado alla prova dell'assaggio e alla prova del taglio, vediamo se sono rimasti compatti, quindi cercherò di tagliarli a metà. Ok, quindi sono compatti e morbidi dentro. Voilà. Guardate che bello, ve lo faccio vedere bene. Guardate qui come rimane, con tutti lo speck, tutto quello che c'è dentro. Non ci resta che vedere se effettivamente è buono, Questo è proprio un comfort food. Mi metto qui a favore di camera e assaggio. Che buono. Trovo che sia davvero delizioso. Forse si poteva, il brodo è talmente delicato che si poteva osare ancora di più con la sapidità e mettere qualche cosa che dava più sapidità al piatto, però per il resto è veramente eccezionale. Poi io che in questo momento sono tutto congestionato, per me è l'ideale. La cosa buona è che questi canederli voi li potete preparare prima, congelare e poi farli anche successivamente, qualche giorno dopo, quando ne avete bisogno. Spero come sempre che la ricetta vi sia piaciuta e vi sia venuta voglia di replicarla. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciare un like, a condividere il video e noi, se tutto va bene, ci rivediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, se quando non si sta bene si mangia così, finisce che tutto l'anno lo passo da malato.